Ciao a tutti i fan del Vocaloid italiano, sono Gigi Mew. Oggi cominciamo un nuovo corso che è sul project management. Allora, praticamente, per spiegarvi bene che è il management, vi spiego perché ho deciso di fare questo corso. Allora, mi arrivano spesso tramite eh, commenti o altri messaggi anche su sto gruppo Telegram su cui sto, no? E mi dicono Cicci, io non ho provato a fare questa cosa, non mi riesce. E io che ne so, ho provato a fare sta animazione con Miku Dance, non mi riesce, o sto provando a fare sto brano, non ci riesco, non so manco dove cominciare a fare sta cosa. E praticamente quindi sto corso è pensato per tutte queste persone che non riescono no, che non riescono perché vabbè, comunque diciamo è pensato per tutte queste persone sì che effettivamente sì non riescono, che poi non c'è niente di male a accettare il fatto che uno non riesce a fare una cosa, che non riescono a fare quello che vogliono fare e artisticamente, ok? E il problema non è che non so capaci a farlo, perché io mi rendo conto, siccome le conosco, non è che non so capaci a fare le cose che vorrebbero fare, ma non le fanno con l'ordine giusto, ok? Quindi il project management è praticamente tutta una serie di tecniche e di approcci per far sì che le cose che te vuoi fare le riesci a fare perché le affronti nell'ordine giusto. Insomma, è un po' come dire, no, che te sta cercando di fare una casa e inizi dal tetto, no? E poi dici, Cicci, che cazzo, io so provato a far tetto, però non capisco perché non si regge lì in alto in cielo dove dovrebbe stare il tetto, ma invece sta qui sul pavimento e tutte le volte mi si sfracella. E io ti dico, grazie al cazzo, ma se te prima non fai le mura su cui metterci il tetto, come cazzo fai a far tetto? Ok, quindi insomma, nel senso, il discorso è esattamente questo, ok? E il primo consiglio, la lezione di oggi, si basa sul fatto che dovete cercare di fare lavori artistici, ok? Che siete in grado di fare. Ok, quindi praticamente la prima lezione fondamentale del project management è non mettervi in mezzo a progetti che sono più grossi di voi. Ok, e allora poi qua voi mi dite sì, però Cicci, se io non cerco di fare qualcosa che non so fare, dove imparo? E quello è un altro discorso, ok? Imparare è diverso da fare creazioni artistiche, ok? Guarda, vi faccio un esempio molto semplice, ok? Allora, questo qui è come al solito un personaggio che ho prodotto, si chiama Temo, oramai lo conoscete molto bene, però io sto disegno qui non l'ho fatto io, ok? Io non sono in grado di disegnare così, ma vi faccio vedere come sono in grado di disegnare io sono in grado di disegnare così. Ok, allora, cioè, insomma, c'è una bella differenza tra questo e questo, ok? Allora, delle volte è importante mettersi, essere onesti con se stessi e di voglio disegnare Temo, però ti rendi conto che Temo così non puoi disegnare, no? E quindi è inutile che provi a disegnare sta Temo qui se poi quello che sai disegnare è questo, capito? E allora quindi la prima proprio lezione è che se io adesso mi volessi mettere al computer e mi volessi mettere a disegnare questo, so già che fallirei in partenza perché questa cosa qui non la posso fare, ok? Quindi mettetevi sempre quando create con l'approccio di saper fare qualcosa che potete fare, ok? Io questa qui la so fare molto bene, potrei farne arte, potrei fare questa di profilo, potrei fare questa qui che si muove, però se mi mettessi qui con l'idea di fare quest'altra, beh cazzo, sto fresco perché io così non ci so disegnare, ok? E allora il discorso, no? Quindi quello che vedo è che voi confondete il processo di apprendimento necessario per arrivare a fare questa, che diciamo che questa versione di demo è quella ad esempio che voi vorreste fare, no? Ok? E voi confondete il processo d'apprendimento che un giorno vi porterà a essere in grado di fare questo col processo di creazione artistica, perché poi voi venite da me che avete fatto questo
Anzi, magari avete fatto questo perché spesso vi fermate proprio appena cominciate a disegnare questa, capito? Vi cominciate, fate una bocca, poi già ve lo del culo perché non riuscite a finire, mandate tutto a fanculo e manco lo finite, capito? Che è una cosa ancora peggio. Però se pure lo finite, capito? Poi alla fine venite con questa che è carinissima comunque. E però mi dice, ecco Cicci, sono una frana, sono schiappo come artista perché io volevo disegnare la Monna Lisa, ma invece mi è uscito fuori Picasso. Insomma, nel senso che volevo disegnare Raffaello e invece mi è uscito fuori Picasso. C'è una bella. Tu dici, certo, mi sento un po' depressa perché sai come volevo fa lo stile rinascimentale, mi esce fuori il cubismo. E insomma, faccio schifo come artista. No, non fai schifo come artista, hai capito com'è la cosa? Ti devi rendere conto che se tu in questo momento sei esperta di fare roba con Picasso, non è che da un giorno all'altro devo mettere a fa Raffaello, capito? C'è un processo in mezzo per arrivare a fare Raffaello, capito? Allora, questo processo in mezzo, che è il processo di apprendimento, comunque di skill up, di aumentare le proprie skill, è una cosa che vedremo pure questa nel corso, ok? Però la prima cosa che secondo me vi fa bene è rendervi conto comunque che di iniziare a fare progetti che potete fare, capito? Perché voi dite, se già vi rendete conto che siete in grado di fare questo e cercate di fare questo che sapete fare, o che quantomeno potrebbe essere, capito, accessibilmente fattibile, e poi non siete frustrati perché se voi cercate di fare questo, cioè riuscite a farlo, capite? Non è difficile, ce la fate, cioè voglio dire, il problema è quando cercate poi di venire a fare Raffaello che poi vi pigliano gli scompensi. Però tranquilli, se poi arriva a fare pure Raffaello, però l'importante è innanzitutto che vi rendiate conto onestamente qual è il tipo di progetto che potete portare a termine, ok? E da uno che invece non ci volete arrivare, è un processo d'apprendimento. Quindi separate queste cose nella cazzo di testaccia vostra, capito? E separate quello che sapete fare da quello che vi piacerebbe fare un giorno quando sarete bravi abbastanza, ok? Quindi, e mettetevi quindi nell'ottica, oggi mi voglio mettere a fare arte, mi voglio mettere a fare disegni, mi voglio mettere a fare musica, ma con un'ottica serena che sapete fare, e cercate di fare qualcosa che sapete fare, ok? Poi dalle prossime lezioni inizieremo a vedere tutta un'altra serie di cose su come fa queste cose fatte prima, come fa le cose che fate fatte meglio, come fare cose che sapete fare più efficientemente e come impararsi a fare cose che uno non sa fare prima, ok? Quindi per questa volta ci fermiamo qui. Oggi sto video lo pubblico in anticipo, fuori dal percorso normale, perché farò pure questo bisettimanale, quindi alterneremo i corsi di MMT e di MMT di Miku Miku Dance con i corsi di progettazione. Quindi questi, come la settimana prossima esce Miku Miku Dance, questo lo anticipo, e poi praticamente quello dopo va a finire, diciamo, più o meno fra 10 giorni. Però poi dopo di quello si dovrebbero alternare, praticamente una settimana c'è il corso di Miku Miku Dance, una settimana c'è il corso di progettazione, e parallelamente ogni settimana c'è il corso su come fa musica Vocaloid. Ok, va bene, un abbraccio, ciao.